Ciao e benvenuto o benvenuta in questa quinta lezione della sezione Spunti ed idee in cui qui ipotizziamo di gestire con un piano di planner un cantiere edile. Quindi anche in questo caso l'azienda ipotetica si è andata a dare tutta una serie di attività con scadenze per gestire al meglio questo cantiere dal momento iniziale fino alla conclusione dei lavori. Quindi in un cantiere la prima cosa che si fa, si redige il piano operativo della sicurezza che poi dovrà risiedere fisicamente nella piccola baracchina di cantiere o grande a seconda di quanto è grande il cantiere. E si andrà alla recinzione dell'area del cantiere, si andrà a preparare gli alloggi per coloro che dovranno lavorare stabilmente lì per alcuni mesi, se il cantiere è grosso ovviamente, si andranno ad installare i bagni chimici. Ecco, queste sono tutte attività pregresse all'inizio dei lavori. Poi nel momento in cui iniziano i lavori ho messo che ci sarà l'analisi del progetto, quindi si fa sempre un'analisi del progetto tra chi ha fatto il progetto come il geometra, l'architetto, l'ingegnere e chi dirige l'impresa edile. E poi si procederà agli scavi e alla base della costruzione. Poi, quando si farà la gettata di cemento armato, ecco che qui ci cominciano a servire dei dati, ci saranno i provini del cemento armato, nel senso che il cemento armato si mette dentro questi contenitori, quando è secco viene portato a un laboratorio di taratura per vedere se regge ad un certo urto e quindi ci sono dei valori precisi, anche dei moduli da compilare per mandare questo contenitore con il cemento armato al laboratorio che dovrà fare l'analisi. Quindi già qui in questo caso si può andare ad utilizzare SharePoint per, per raccogliere tutti questi dati, come tanti altri dati del cantiere. E poi abbiamo il trasporto dei materiali per andare avanti con i lavori, poi abbiamo l'inizio dei lavori, poi abbiamo ancora il trasporto di ulteriori materiali per andare avanti con i lavori successivi fino ad arrivare alla posa in opera delle tegole sul tetto. E andiamo qua in fondo, quindi ancora trasporto materiali per la fase finale, quindi per rifinire gli interni, l'inizio dei lavori e la fine dei lavori anche per quanto riguarda gli interni. Ecco, queste sono più o meno tutte le fasi che si possono ipotizzare in un cantiere edile e anche per seguire tutte queste fasi, ovviamente, se il cantiere è grosso e se le persone che interagiscono sono tante, soprattutto a livello tecnico, è opportuno utilizzare uno strumento come Office 365 perché si può stare costantemente in comunicazione, si può fare un form in forms che poi ci mette i dati in SharePoint per quanto riguarda, per esempio, come ho detto prima, la rilevazione dei dati sul cemento armato. Si possono rilevare altri tipi di dati tecnici che ora io non conosco e che può essere utile rilevare. Anche in quel caso si può andare a fare una lista SharePoint. Anche qui ci sarà un team dove, in Teams dove io ho integrato il piano di planner e dove coloro che vogliono stare in comunicazione possono scrivere qui e rimanere in contatto tra loro. Ovviamente in qualsiasi team io posso andare a creare un canale anche privato per far sì che ci possano parlare soltanto determinate persone senza che gli altri vedano quello che si scrivono. Anche qui ci sarà un indirizzo di posta elettronica del gruppo di cui faranno parte i membri del gruppo Office 365 che sono stati inseriti ovviamente dall'amministratore. Ci sarà un ambiente OneDrive dove allegare i file. Sicuramente qui sarebbe il caso di fare un elenco SharePoint con tutti i documenti del cantiere, quindi con anche un campo allegati nella riga di SharePoint dove si possono inserire in ordine a ciascun oggetto anche tanti documenti. Il blocco note è sicuramente uno strumento importante. Qui abbiamo l'ambiente to do dove io ho messo e contrassegnato come importante e quindi me la ritrovo qui questa attività
piano operativo della sicurezza che nel piano di Planner era stata assegnata a me e quindi la vedo qui in SharePoint, in To Do. E da Power Apps si possono fare le stesse cose che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, quindi qui vado a scegliere il sito di gestione del cantiere e qui per esempio nell'attività degli scavi vado a dire che Tizio si deve occupare di quel determinato argomento. I forms li abbiamo già trattati, Sway qui non è utilizzabile sicuramente per il cantiere, per i flussi di comunicazione sicuramente sì. Per qualsiasi tipo di comunicazione ci sia da fare all'interno del cantiere, basta fare una piccolissima e semplicissima lista SharePoint dove quando cambia un campo, quando viene aggiornato un campo, come per esempio una data, come per esempio una spunta di fatto, vengono informate e notificate automaticamente per email, in Teams, determinate persone che devono sapere quanto prima quella cosa, ovviamente per il buon andamento del lavoro. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!